Se anche tu pensi che allenarsi in inverno sia difficile perché c'è brutto tempo, fa freddo, fa buio prima e vuoi solo stare sul divano a guardare Netflix, continua a guardare questo video perché ti dirò come trovare la motivazione per allenarti anche in inverno. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Se siete nuovi, ciao, sono Bri e sono una psicologa in training. Oggi parleremo di allenamento, in particolare di come trovare la motivazione per allenarsi anche in inverno. Parleremo un po' del perché è importante allenarsi anche in inverno, dopodiché elencherò modi per trovare la motivazione per allenarti anche in questo periodo dell'anno. Quindi, senza ulteriori indugi, cominciamo. La verità è che non dovremmo andare in palestra soltanto per avere un bel fisico in estate. L'allenamento è estremamente importante ed è importante mantenere questa abitudine per tutto l'anno. Se abbiamo come unica motivazione per andare in palestra il miglioramento dell'aspetto fisico, non riusciremo ad essere costanti e quindi anche ad ottenere risultati, quindi è un po' un circolo vizioso. Ma oltretutto allenarsi ha numerosi vantaggi, non soltanto sull'aspetto fisico, che ovviamente è un grande bonus. Allenarsi è estremamente importante anche per la salute mentale, ci ho fatto un intero video al riguardo che puoi trovare qui. Allenarsi migliora l'umore, infatti quando ci alleniamo il nostro cervello rilascia ormoni come l'ossitocina o la dopamina che ci fanno sentire più felici, allegri e di buon umore. Questo è estremamente importante in una stagione come l'inverno in cui molte persone sono colpite dai cosiddetti winter blues o la depressione stagionale, quindi un sentimento di tristezza che emerge soltanto nei mesi più freddi dell'anno. Oltretutto allenarsi può anche migliorare l'autostima. Raggiungere obiettivi in palestra, e non parlo necessariamente degli obiettivi fisici, ma anche semplicemente riuscire a correre per un minuto in più o sollevare quel chilo in più in palestra, può veramente migliorare la nostra autostima e farci sentire meglio con noi stessi. In secondo luogo, se volete vivere più a lungo, allenarsi è un ottimo modo per aumentare la longevità. Infatti ci sono molti studi che dimostrano che le persone che riescono ad arrivare in salute anche in tarda età sono quelle che hanno fatto più allenamento fisico nel corso della vita. Infine, andare in palestra è importante semplicemente per restare in salute. L'allenamento migliora l'attività cardiovascolare, la funzionalità dei muscoli e delle ossa e ha tantissimi benefici sul nostro corpo. Per cui sì, il miglioramento fisico è un ottimo vantaggio che riceviamo dall'andare in palestra, ma non è l'unico vantaggio. Ci sono altri motivi, oserei dire anche molto più importanti, per cui sarebbe bene mantenere una routine di allenamento per tutto l'anno. Ma quindi, avendo parlato del perché è importante allenarsi anche in inverno, ti andrò a dire modi in cui è possibile rendere un po' più semplice l'allenarsi anche in inverno. Numero 1 è pianifica gli allenamenti. A inizio di ogni settimana comincia già a decidere in che modo ti allenerai e quando esattamente vuoi farlo, e non soltanto in termini di giorni, ma cerca anche di decidere in maniera molto specifica in che orario e dopo quale attività. Puoi per esempio decidere che vuoi allenarti in palestra con i pesi dopo il lavoro o lo studio. Pianificare gli allenamenti è un ottimo modo per prendere degli impegni con se stessi, e quando abbiamo un impegno con noi stesse siamo molto più inclini a rispettarlo. Oltretutto ti sarai già resa le cose molto più semplici perché sai già in che modo ti allenerai e quando. Numero 2 è vestiti in modo adatto. Specialmente se ti alleni in palestra può essere molto difficile uscire di casa con il freddo e il maltempo, quindi avere dei vestiti adatti è molto importante. Ma ti dirò di più, è importante non solo avere dei vestiti che ti tengono al caldo, ma dei vestiti che ti piacciono, che sono carini e che ti fanno sentire bene con te stessa. Per alcune persone può sembrare un po' stupido il vestirsi bene per andare in palestra, ma io ritengo che sia estremamente importante. Un sacco di volte ho comprato dei vestiti per la palestra che mi piacevano e non vedevo l'ora di andare in palestra per metterli. Quindi in realtà avere l'outfit giusto può essere un ottimo modo per trovare la motivazione per allenarsi. Numero 3 è fai allenamenti di cui hai realmente voglia.
So che online tutti vogliono dirti qual è il tipo di allenamento migliore per X obiettivo, ma la verità è che se non ti piace il tuo allenamento, possibilmente non sarai molto costante nel farlo. Per cui è importante allenarsi in un modo che ti piace realmente e in un modo che è anche adatto alle tue esigenze personali. Io per esempio è dal 2020 che uso Training Pink e vorrei cogliere questa occasione per ringraziare Training Pink per aver sponsorizzato questo video. Training Pink è un'app di allenamento che ha oltre 10 percorsi diversi da poter fare sia a casa che in palestra. Per esempio c'è un percorso di allenamento con i pesi, appunto per la palestra, percorso di allenamento con i pesi a casa e una serie di percorsi di Pilates, incluso Pilates linfodrenante, Pilates per tonificare e anche Pilates per la gravidanza. Con Training Pink puoi sempre fare l'allenamento di cui hai voglia perché puoi cambiare percorso attivo quando vuoi. Oltretutto su Training Pink ci sono anche tutta una serie di classi on demand, quindi anche se hai un percorso già attivo, per esempio di Pilates, però un giorno magari hai voglia di fare un allenamento con i pesi, puoi semplicemente andare nella sezione dedicata dell'app e fare un tipo di allenamento diverso. Questo può aiutare davvero tanto per trovare la motivazione per allenarsi anche in inverno, in cui magari ripetere sempre lo stesso tipo di allenamento può annoiarci e quindi di conseguenza anche essere meno costanti. Ogni tanto Training Pink lancia anche delle challenges che sono un ottimo modo per trovare la motivazione di allenarsi, perché porsi un obiettivo e sapere che ci sono altre persone che stanno seguendo la challenge con te ti può far sentire davvero parte di un gruppo e quindi di conseguenza trovare anche la motivazione per allenarti. Io personalmente uso Training Pink dal 2020 e per me è stato davvero la svolta, perché essendo che vivo all'estero è stato fondamentale per me iniziare ad allenarmi con quest'app, in quanto so di fare degli allenamenti accurati, perché la personal trainer Carlotta Gagna ti spiega in maniera dettagliata esattamente quello che devi fare, senza avere la scocciatura di dover necessariamente essere seguito da un personal trainer che tra l'altro è anche molto più costoso. Sull'app di Training Pink troverete anche un percorso alimentare in modo da poter raggiungere i vostri obiettivi non soltanto con l'aiuto dell'allenamento ma anche con l'alimentazione. Tutto questo ha un costo veramente bassissimo se pensiamo a quanto appunto delle sessioni con un personal trainer costerebbero, oltre ad un allenamento in palestra che se avete Training Pink non è necessario, in quanto potete tranquillamente anche allenarvi da casa. Se siete interessati a vedere il funzionamento di Training Pink, se cliccate sul link nell'info box avrete 7 giorni gratis, così potete dare un'occhiata, vedere se fa per voi e nel caso in cui vi piaccia poi iscrivervi. Quindi grazie ancora a Training Pink per aver sponsorizzato questo video e torniamo all'allenamento in inverno. Consiglio numero 4 è: poniti degli obiettivi che vanno al di là dell'aspetto fisico. Come ho detto prima, l'aspetto fisico può essere un modo per trovare la motivazione per allenarsi, ma non è necessariamente il migliore, anche perché ci sono tantissimi benefici nell'allenarsi che vanno al di là dell'aspetto fisico. Quindi porsi un obiettivo come per esempio alzare X kg in palestra o correre 5 km entro la fine dell'anno, ma anche semplicemente finire un percorso di allenamento. Mettersi dei piccoli obiettivi raggiungibili è il modo migliore per innanzitutto trovare la motivazione per allenarsi, ma anche avere quelle scariche di dopamina che ci arrivano inevitabilmente ogni volta che raggiungiamo un obiettivo. E infine, consiglio numero 5 è: allenati con qualcuno. In inglese si dice trova un workout buddy, quindi qualcuno con cui allenarti, non solo per andare in palestra, ma che anche magari è disposto a cominciare un determinato tipo di percorso insieme a te. Degli studi hanno dimostrato che porsi degli obiettivi insieme a qualcuno e avere qualcuno che ti tiene responsabile per appunto raggiungere i tuoi obiettivi e finire per esempio un programma di allenamento può essere molto importante. Oltretutto, se per esempio vuoi allenarti e non hai molta voglia di cominciare o uscire di casa, avere qualcuno che ti sprona può veramente aiutarti a trovare quella disciplina in più. Quindi chiama un'amica, un fidanzato, ma anche un parente, una sorella, un fratello, e decidete che questo inverno sarete entrambi responsabili per l'un l'altro e fare in modo che continuerete ad allenarvi anche durante i mesi più freddi dell'anno. E questo ci porta alla fine del video, spero che vi sia piaciuto e che l'abbiate trovato utile. Se è così potete lasciare un like o un commento, in quanto so che aiuta molto l'algoritmo. Se vi è piaciuto questo video potreste trovare interessante il mio video
su come sconfiggere i cosiddetti winter blues, quindi la depressione stagionale, che lascerò da qualche parte qui e alla fine del video. In genere faccio video in inglese, se siete interessati a usare la psicologia per il miglioramento personale e per navigare il mondo intorno a voi, allora potete iscrivervi per non perdere neanche un video. Come sempre lascerò il mio sito con i miei social nell'info box qui sotto. E questo è tutto per oggi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!